In un settore in continua evoluzione, in cui la innovazione digitale sta ridefinendo i processi costruttivi, il recente correttivo appalti ha introdotto una novità che interessa tutto il quanto il comparto dell'edilizia. Infatti, dal 1 gennaio 2025 l'introduzione dell'obbligo di utilizzo del Building Information Modeling, detto anche BIM, per la progettazione e la costruzione di nuovi edifici oppure per l'intervento su edifici già esistenti, ha segnato un punto di svolta per tutto il comparto edile, a condizione che il progetto abbia un valore pari o superiore ai 2 milioni di euro. Questa novità normativa non è soltanto il frutto di un adeguamento a quelle che sono le tendenze tecnologiche globali, ma offre anche una opportunità alle imprese edili di poter migliorare la gestione dei loro progetti, di poter anche ottimizzare i loro costi ed incrementare la competitività. Infatti l'utilizzo del BIM permette una pianificazione più accurata dei progetti, un controllo più rigoroso delle fasi progettuali ed anche una riduzione degli sprechi, aspetti che sono fondamentali in un mondo sempre più esigente. Io sono Gianfranco Rossello, avvocato, amministratore dello Studio R, legale, fiscale ed economico in Italia. Che cos'è il BIM? Il Building Information Modeling è un metodo innovativo per la progettazione, costruzione e gestione degli edifici e delle infrastrutture, che utilizza un modello digitale 3D intelligente. Come funziona questo BIM? Il BIM permette di creare un gemello digitale dell'opera da realizzare, integrando al suo interno non solo informazioni relative alla geometria del progetto, ma anche informazioni relative ai costi, ai materiali, ai tempi di costruzione e di manutenzione. Questo modello poi viene condiviso tra tutti quanti i soggetti che intervengono nell'operazione, come ad esempio architetti, ingegneri, le stesse imprese edili e i committenti, migliorando la collaborazione e riducendo anche sprechi ed errori. Quali sono i vantaggi derivanti dal ricorso ad esso? Vediamoli insieme. Maggiore precisione nella progettazione, riduzione dei costi e dei tempi di realizzazione dell'opera, monitoraggio costante delle fasi di costruzione, gestione più efficiente della manutenzione degli edifici nel tempo. In sintesi, il BIM permette quindi non è soltanto un software, ma è un approccio innovativo che trasforma la progettazione e la gestione degli edifici, favorendo la efficienza e la sostenibilità. Allora, vediamo insieme quali sono le fonti normative, le disposizioni dalle quali discende questo obbligo di ricorso al BIM. Vediamole insieme. Allora, innanzitutto il testo a cui dobbiamo riferirci è il Codice degli Appalti, quindi il decreto legislativo numero 36 del 2023. Dobbiamo quindi andare all'allegato numero 1.13. Questo allegato si chiama così, è così descritto: determinazione dei parametri per la progettazione, articolo 41, comma 15. Questo è tutto il nome. All'interno di questo allegato 1.13 dobbiamo andare a cercare la tabella A. Dopo che abbiamo trovato la tabella A, troveremo al suo interno della tabella A la nota di lettura e poi dobbiamo andare al numero 5. Ecco, qui nel numero 5 si parla della gestione informativa digitale, che è un'espressione che utilizza il codice degli appalti per riferirsi al BIM. Quindi ogni volta che noi troviamo la parola gestione informativa digitale, sappiamo che si tratta di BIM. Questo è il primo riferimento normativo.
Andiamo adesso a trovare l'altro riferimento normativo su cui si basa tutto quello che ovviamente io vi sto dicendo. È sempre nel codice degli appalti, quindi il decreto legislativo numero 36 del 2023, dobbiamo andare all'allegato 1.14, denominato criteri di formazione ed aggiornamento dei preziari regionali, articolo 41,13. Questo è tutto il nome, la denominazione dell'allegato. All'interno di questo allegato 1.14 dobbiamo andare all'articolo 2,7, in cui si parla di gestione informativa digitale, detta anche BIM. E poi ritroviamo ancora un altro riferimento al BIM nell'articolo 6,2, lettera F, sempre dello stesso allegato 1.14. Per quanto riguarda i beni culturali, dobbiamo tenere presente che la riforma appalti ha previsto una soglia diversa per quanto riguarda l'obbligo di ricorso al BIM. Quindi per l'intervento sui beni culturali la soglia deve essere superiore a 5,5 milioni di euro. Questa è una soglia comunitaria e il riferimento, diciamo, normativo in questo caso è sempre il codice degli appalti, aggiornato ovviamente dal correttivo, all'articolo 43,1. Cosa devono fare le imprese edili per adeguarsi al BIM? L'utilizzo del BIM non è soltanto adeguarsi ad un obbligo normativo, ma è anche l'opportunità per le imprese edili di innovare, di migliorare la loro gestione operativa e di distinguersi sul mercato. Per non farsi trovare impreparati di fronte a questa opportunità occorre avere un approccio strategico. Vediamo insieme cosa fare. Valutare innanzitutto il livello di digitalizzazione della propria azienda. Quindi occorre che le imprese edili analizzino il proprio stato attuale e identifichino eventuali gap tecnologici da colmare per adottare il BIM in modo efficace. In secondo luogo, investire nella formazione. Il BIM richiede nuove competenze. Ingegneri, architetti e tecnici devono essere adeguatamente formati per utilizzare i software di modellazione e gestione digitale dei progetti. Punto 3. Implementare strumenti e software adeguati. La scelta della tecnologia giusta è essenziale. Esistono diverse soluzioni BIM sul mercato ed è importante individuare quelle più adatte alle dimensioni e alle esigenze della tua azienda. Infine, collaborare con professionisti qualificati. Integrare nei propri team figure esperte di BIM o collaborare con consulenti specializzati può accelerare il processo di transizione e garantire una corretta applicazione delle normative. L'adeguamento al BIM quindi non è soltanto conformarsi ad una disposizione normativa, ma è una scelta strategica. Le imprese edili che dovessero decidere di fare questa scelta strategica non solo si troverebbero ad essere conformi ad un obbligo normativo, ma guadagnerebbero sicuramente un significativo vantaggio competitivo, migliorando la qualità e la sostenibilità dei loro progetti. Se tu avessi una impresa edile e volessi approfondire l'utilizzo del BIM, questo è il momento giusto di agire. Prepararsi oggi significa diventare protagonisti del mercato di domani. Io ti ringrazio molto di aver seguito. Se tu avessi domande o volessi dei chiarimenti, scrivimelo nei commenti o mandami una mail all'indirizzo indicato nella descrizione di questo video ed indicato anche nelle informazioni del mio canale. Se ti è piaciuto questo video, schiaccia il like, condividi ed iscriviti al mio canale per restare sempre aggiornato. Ciao e alla prossima!